Ciao, benvenuto su InfemMath. In questo tutorial scopriamo come utilizzare le funzioni val di Excel e perché sono fondamentali quando si lavora con dati importati o testi numerici. Vediamo non solo il funzionamento base, ma soprattutto come diventano estremamente potenti quando vengono nidificate all'interno di altre funzioni o utilizzate all'interno delle regole della formattazione condizionale per automatizzare controlli, evidenziare valori e rendere i fogli di lavoro più intelligenti ed efficienti. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Sei pronto? Iniziamo! La sintassi delle 12 funzioni val è molto semplice, poiché ciascuna prevede un solo argomento, che può essere un numero, un valore oppure un riferimento di cella, e ciascuna di esse fornisce come risultato vero oppure falso. Ti descrivo ora brevemente e con qualche esempio ciascuna delle 12 funzioni. La funzione valPari controlla se un numero è pari. In questa cella ho inserito il numero 24 e inserendo la funzione valPari con argomento la cella D2 ottengo come risultato vero. Se il numero fosse stato dispari avrei ottenuto falso, mentre inserendo un testo qualsiasi avrei ottenuto un errore valore. Per quanto riguarda invece le date, avrei potuto ottenere sia vero che falso, poiché Excel considera le date come numeri. Approfondiremo però questo discorso nei prossimi tutorial. La funzione valDispari controlla se un numero è dispari. Per essa valgono tutte le cose dette per la funzione valPari. In questo caso, quando il numero è dispari, la funzione restituisce vero, mentre quando è pari restituisce falso. Per quanto riguarda i valori di testo oppure le date, valgono le stesse considerazioni effettuate in precedenza. Consideriamo ora le tre funzioni che valutano gli errori: val.er, val.errore e val.non.disp. La funzione val.er prende in esame un qualsiasi valore, che può essere anche il contenuto di una cella, in questo caso la cella di 4. Siccome in cella D4 è contenuto un errore di divisione per 0, poiché è stata effettuata l'operazione 10 diviso 0, la funzione val.er restituisce come risultato vero, poiché ha individuato la presenza di un errore nella cella. Qualora però questa funzione analizzasse come valore ad esempio il valore della cella D6, contenente un errore di tipo non disponibile, la funzione val.er restituirebbe falso. Questa funzione, con tutti i tipi di errore, restituisce vero, mentre con l'errore di tipo ND, non disponibile, restituisce falso. Annullo l'operazione effettuata e ti mostro come opera la funzione val.errore. Questa funzione individua qualsiasi tipo di errore senza distinzione e dunque restituisce vero quando individua un errore di qualsiasi tipo, anche in celle contenenti ND. Annullo ora l'ultima operazione effettuata e ti mostro che se la cella analizzata non contenesse un errore, la funzione darebbe come risultato falso. E questo avviene anche per la funzione precedente. Annullo di nuovo le ultime due operazioni e ti mostro come opera la funzione val.non.disp. Questa funzione prende in esame il contenuto di una cella e se questa cella contiene un errore ND, la funzione val.non.disp restituisce come risultato vero, mentre quando questa funzione prende in esame una qualsiasi cella contenente un errore di un altro tipo, restituisce come risultato falso, e questa cosa accade anche se nella cella non è presente un errore. Annullo di nuovo le ultime operazioni e ti mostro come operano le funzioni valNumero e valFormula. La funzione valNumero controlla se una cella contiene un numero. In caso affermativo, come in questo caso in cui la cella contiene il valore 125, la funzione restituisce vero. Quando invece la cella contiene un testo, la funzione restituisce falso. Annullo l'ultima operazione e ti mostro come opera la funzione val.formula. Questa funzione verifica se una cella contiene una formula. In questo esempio, la cella D8 contiene la formula uguale somma 2,3, il cui risultato è 5.
La funzione val.formula, avendo come argomento la cella contenente una formula, restituisce vero. Se invece tale cella avesse assunto il valore 5 digitato manualmente e senza formula, la funzione avrebbe dato come risultato falso. Annullo l'ultima operazione e ti mostro 3 funzioni di analisi del testo. Si tratta delle 3 funzioni val.testo, val.non.testo e val.vuoto. Quando la cella inserita come argomento della funzione val.testo contiene un testo, questa funzione dà come risultato vero. Quando la cella contiene invece un numero oppure una data, la funzione restituisce falso. La funzione val.non.testo fa l'esatto contrario. Quando il suo argomento è la cella contenente un numero, restituisce come risultato vero, mentre se la cella contenesse un testo, il risultato sarebbe falso. Annullo le ultime operazioni e ti mostro alcune anomalie che potresti incontrare. Quando in una cella è contenuto un numero preceduto dall'apostrofo, e quindi il numero è memorizzato come testo, visivamente questo sembra proprio un numero, ma la funzione val_non_testo restituisce falso, avvisandoci che non si tratta di un numero, ma di testo. Questi inconvenienti capitano quando si importano dati da database esterni. I dati numerici spesso, oppure le date, vengono importati come testo ed Excel non riesce ad effettuare calcoli. Mediante questa funzione, dunque, si possono evitare fastidiosi e inutili grattacapi. Questa funzione riesce anche a individuare caratteri invisibili come ad esempio lo spazio. Come puoi notare, in questa cella ho inserito una serie di spazi e la funzione val_non_testo mi permette di scoprire che questa cella non è vuota ma contiene un testo che in questo caso è costituito da una serie di spazi. Annullo ora le ultime modifiche e ti mostro cosa fa la funzione val.vuoto. Questa rileva se una cella è completamente vuota. Spesso, infatti, quando una cella contiene uno o più spazi, sembra vuota, ma non lo è e la funzione val.vuoto la individua immediatamente. Un altro caso è quello in cui nella cella è presente una formula che dà come risultato vuoto. In questo caso la cella sembra nuovamente vuota e questa funzione la individua immediatamente. Cancellando il valore della cella, canc, la cella ora risulta completamente vuota. La funzione val.logico verifica se la cella contiene un valore logico, quindi vero o falso, e restituisce vero solo in questi 2 casi. Infatti, anche se in cella D12 scrivessi falso, il risultato sarebbe comunque vero, mentre inserendo un altro valore, anche testuale, questa funzione restituisce falso. Annullo l'ultima operazione effettuata e ti mostro come opera la funzione val.ref. Questa funzione controlla se il valore è un riferimento valido. In questo caso, la cella D13 contiene un riferimento ottenuto mediante la funzione indiretto. La funzione val.ref analizza la cella D13 e trovando un riferimento restituisce come risultato vero. Se invece all'interno della funzione avessi scritto solamente 13, che ovviamente non è un riferimento, avrei ottenuto come risultato falso. E la stessa cosa anche digitando qualsiasi testo all'interno della funzione. Annullo ora le ultime operazioni effettuate e ti mostro la potenza di alcune di queste funzioni quando vengono nidificate all'interno di altre funzioni. Nel prossimo tutorial vedremo invece l'utilizzo di tali funzioni all'interno delle regole di formattazione condizionale. Un professore e il suo assistente hanno interrogato gli allievi di un corso, ma hanno assegnato i voti con criteri diversi. Il professore ha utilizzato voti numerici, mentre il suo assistente ha assegnato dei giudizi, che possono essere convertiti in voti mediante la tabella qui a lato. Ovviamente la media di classe è errata, poiché non tiene conto dei giudizi, che non sono numerici. Dobbiamo dunque convertire tali giudizi in voti e lo possiamo fare in 3 modi. Il primo mediante la funzione valNumero, il secondo mediante la funzione val_non_testo e il terzo mediante la funzione val_testo. Iniziamo dal primo modo. Utilizzando la funzione se, all'interno del primo argomento inserisco la funzione valNumero e analizzo il contenuto della cella B2. Se è presente un numero, la funzione valNumero restituisce vero e dunque la funzione se copierà il contenuto della cella B2.
In alternativa, mediante la funzione cerca x, cercherò il contenuto della cella B2 all'interno della colonna giudizio e quando troverò il giudizio riportato nella colonna esito, ad esempio buono, verrà associato il valore corrispondente a buono nella colonna voto e dunque 8. I voti resteranno identici a prima, mentre i giudizi verranno convertiti in voti. Utilizzando la funzione val_non_testo è tutto identico a prima, poiché quando è presente un numero, la funzione val_non_testo restituisce vero e dunque viene copiato il contenuto della cella B2 e in alternativa si procede con la funzione cerca x come in precedenza. Infine, utilizzando la funzione val_testo, è sufficiente invertire il secondo con il terzo argomento della funzione se, poiché quando è presente un giudizio, la funzione val_testo restituirà vero e dunque verrà utilizzata la funzione cerca x, mentre quando la funzione val_testo restituirà falso, significa che nella cella B2 è presente un numero e dunque il numero verrà copiato. Come puoi osservare qui in basso, ho calcolato le medie delle colonne azzurra, gialla e verde e tutte e tre le medie sono uguali fra loro e diverse dalla media calcolata in precedenza. Vediamo ora un esempio con le funzioni valpari e valdispari. Abbiamo a disposizione l'elenco degli abitanti di Via Roma con i corrispondenti numeri civici. Quando il numero civico è dispari, l'abitazione è situata sul lato sinistro della via, mentre quando il numero è pari si trova sul lato destro. Anche in questo caso, utilizzando la funzione se, possiamo impostare un test utilizzando la funzione valpari, che analizza il contenuto della cella B2. Se il numero è pari, la funzione valpari restituirà vero e verrà restituito destro. In alternativa, sinistro. Lo stesso test si può effettuare utilizzando la funzione valdispari. Quando il test è vero, verrà restituito sinistro, quando è falso, destro. Vediamo ora un altro esempio. Quando non si ha la certezza riguardo al contenuto di una cella, cioè quando non si è sicuri se è presente un dato numerico fisso oppure il risultato di una formula, può tornare utile la funzione valFormula. In questa prima colonna è stata inserita la funzione casuale.tra. In questa seconda è stato calcolato il punteggio percentuale e in questa colonna è stata utilizzata la funzione cerca x per associare al punteggio percentuale il voto corrispondente presente in questa tabella a destra. Per essere sicuro che questi dati siano dinamici e quindi calcolati mediante formula, posso utilizzare direttamente la funzione valFormula e al suo interno analizzo il contenuto della cella B2. Premendo invio ottengo vero, poiché in B2 è presente una formula. Successivamente copio la formula verso il basso e verso destra e scopro che sono presenti solo formule. Se qualche dato fosse stato inserito manualmente, ad esempio questo 45%, la funzione valFormula avrebbe segnalato immediatamente l'errore con un falso e la formattazione condizionale associata avrebbe evidenziato immediatamente l'errore. Spesso, quando si correggono le verifiche degli studenti, si nota questo problema poiché lo studente, non conoscendo o non sapendo inserire la formula in Excel, calcola direttamente il risultato con la calcolatrice. Vediamo ora un esempio con la funzione valVuoto nidificata all'interno della funzione se. Uno studente deve svolgere alcune attività e quando le ha terminate inserisce la data di completamento in questa colonna. Accanto ad ogni attività non completata deve comparire la scritta da completare. In questa situazione possiamo utilizzare la funzione se e al suo interno, come primo argomento, il test, utilizziamo la funzione valVuoto e analizziamo il contenuto della cella C2. Quando tale cella è vuota, la funzione valVuoto restituisce vero e dunque comparirà la scritta da completare. In caso contrario, quando viene inserita una data, comparirà la scritta OK. Premendo invio, trascinando la formula verso il basso e applicando una formattazione condizionale opportuna, possiamo notare che inserendo una data compare la scritta OK, mentre cancellandola compare la scritta da completare. Vediamo ora un esempio sulla funzione valLogico. Un gruppo di studenti deve consegnare il consenso firmato per l'adesione ad una gita. Alcuni studenti aderiscono, vero, oppure non aderiscono, falso. Altri sono assenti
Alcuni non l'hanno consegnato, altri si sono dimenticati e alcuni non sono ancora stati interpellati e dunque la cella è vuota. Voglio che compaia una X in corrispondenza dei nominativi degli studenti che non hanno ancora consegnato il consenso firmato. In questo caso, quando nella seconda colonna comparirà vero o falso, la cella rimarrà vuota. Diversamente comparirà una X. In questo caso, all'interno della funzione se, utilizziamo la funzione val logico. Mediante questa funzione analizziamo il contenuto della cella B2. Quando in questa cella è presente vero o falso, la funzione darà come risultato vero e dunque la cella rimarrà vuota. In alternativa, comparirà una X. Mediante la formattazione condizionale, poi, evidenzieremo le celle che contengono una X. Vediamo ora qualche esempio sulla funzione valRef. In questa cartella di lavoro sono presenti 8 fogli e nella colonna A ho riportato i loro nomi. In cella B2, utilizzando la funzione indiretto, ho scritto una formula che mi permette di ricavare il contenuto della cella A1 di ogni foglio e di riportarlo nella colonna B. Per mostrarti come ho costruito la sintassi di questa formula, mi posiziono in una cella del foglio di lavoro ed inserisco la formula che mi permette di copiare il contenuto della cella A1, ad esempio del foglio ES1. Seleziono tale cella e premo invio. Come puoi osservare, il nome del foglio è contenuto fra apici, seguito da un punto esclamativo e dal riferimento di cella A1. Utilizzando la funzione indiretto, ho dunque concatenato un apice, racchiuso fra virgolette, al contenuto della cella A2, contenente il nome del foglio val, a un altro apice seguito da un punto esclamativo e dal riferimento di cella A1. Tutto questo è racchiuso fra virgolette poiché la funzione indiretto opera con le stringhe di testo. Cosa succede ora se vado a eliminare il foglio di lavoro prova? Vediamolo subito. Elimino il foglio, confermo nuovamente con elimina e la formula genera un errore, poiché al suo interno non compare il nome di un riferimento valido. Il foglio prova non esiste più. Correggiamo dunque tale formula con la funzione valRef. Dopo aver ripristinato il foglio di lavoro prova, copio la formula presente in cella B2, ad eccezione dell'uguale, e in cella C2, utilizzando la funzione se, imposto il seguente test. Mediante la funzione valRef valuto la formula copiata in precedenza. Quando il foglio prova esiste, il riferimento è valido. Dunque il test è vero e quindi verrà restituito il contenuto della cella 1 del foglio funzione. In caso contrario, il test sarà falso e verrà restituito il messaggio foglio non trovato. Premendo invio e trascinando la formula verso il basso, in quest'ultima cella compare il contenuto della cella 1 del foglio prova. Eliminando ora il foglio, possiamo notare che la formula corretta con la funzione valRef all'interno della funzione se riesce benissimo a gestire l'errore di riferimento non valido. In questo foglio di lavoro ho inserito dei nomi definiti. Il nome spesa fa riferimento alla terza colonna della tabella. In questa cella ho inserito la formula per il calcolo del totale utilizzando il nome spesa. Quando il nome spesa viene inavvertitamente o volutamente eliminato, questa formula collassa e compare un errore di tipo nome. La formula sottostante invece funziona correttamente, poiché utilizzando la funzione se ho impostato questo test. La funzione valRef valuta se esiste il nome definito spesa, ottenuto mediante la funzione indiretto. Spesa è fra virgolette, poiché la funzione indiretto opera con le stringhe di testo. Se il test è vero, e cioè se il nome spesa esiste, verrà calcolata la somma dei valori contenuti nell'intervallo spesa. In alternativa, se il test è falso, verrà calcolata la somma dei dati presenti nell'intervallo C2-C17. In questo modo, anche se il nome cambiasse o venisse eliminato, la formula continua a funzionare. Lo stesso inconveniente può capitare quando una formula fa riferimento a una cella che scompare poiché viene tagliata, sovrascritta oppure viene eliminata la sua riga o colonna di appartenenza. Come avrai capito da tutti questi esempi, le funzioni val sono funzioni di controllo. Utilizzandole all'interno della funzione se, puoi facilmente individuare e gestire gli errori nelle formule. Per oggi è tutto.
Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!